Buonasera a tutti. Allora, come vedete sono nuovamente nel mio camper e questa volta mi sono recato a Calascio, in Abruzzo. L'intenzione è domani di alzarmi all'alba, quindi di essere sulla rocca, la famosissima rocca di Calascio, per fare alcune fotografie all'alba, appunto. Allora, diciamo che questo posto è tra i più fotografati, tra i più ripresi al mondo e quindi sarà difficile trovare delle inquadrature nuove, anche perché poi, voglio dire, la rocca è su una cresta e quindi c'è poco da muoversi, ecco, per trovare nuove inquadrature. Però tutto dipenderà dalle condizioni che troveremo domani mattina. Dal punto in cui ho parcheggiato il camper alla rocca sono circa 4 km in salita con un dislivello di 250 metri. Chiaramente proverò ad arrivarci con la mia bici elettrica. Ci vediamo domani mattina. Uscendo fuori un'alba spettacolare, veramente. Con questo cielo del tutto infuocato, con queste nuvole nella vallata, veramente incredibile. Allora, manca poco all'alba, il sole sorge dietro al castello. Photopills mi dice che sorgerà alla mia sinistra, alla vostra destra, e quindi rispetto alle foto che ho visto all'alba, dove invece il sole sorgeva tra l'alberello e la rocca, probabilmente essendo autunno si è un po' spostato, quindi sorgerà da lì, per cui rimango nella mia postazione, quella, invece che spostarmi sul classico, per chi lo conosce, pianoro che è qui. Tuttavia, quando sorgerà il sole, sicuramente illuminerà sia il Gran Sasso, Corno Grande dovrebbe essere quello, sia quella cima lì, e sia anche Santa Maria, il Battistero, della Pietà, credo che si chiami. E quindi mi potrei spostare, potrei fare un po' la spola da lì a qui per riprendere entrambe le scene. Volevo fare un volo con il drone, ma ancora non riesco cioè lo farò dopo, non riesco, diciamo così, a fare entrambe le cose, fotografare e volare col drone. Mi attrezzerò per questo. Adesso la luce ha ripreso con un'altra tonalità perché il sole sta per sorgere, quindi è un po' più fredda rispetto a prima, però è sempre uno spettacolo incredibile, veramente un'alba fortunata. Come dicevo ieri sera, le condizioni fanno molto in questo tipo di fotografia, perché il soggetto è molto noto, è strafotografato, però con queste condizioni sono quelle che poi fanno la foto interessante rispetto alle altre.
Allora, in questa inquadratura qui ho messo chiaramente al centro la rocca come interesse di primo piano, perché a parte l'entusiasmo dell'inizio bisogna anche pensare a queste cose qui. Questo masso e come piano intermedio questo albero, che è super famoso questo albero qui. E adesso il sole sta sorgendo dietro le nuvole, le montagne lì non si sono ancora illuminate, ma da quel versante lì sì, quindi farò anche qualche foto di questo versante. Allora, in quest'altra inquadratura che ho appena fatto, Battistero o Santa Maria della Pietà al centro, con questa luce dell'alba che la colpisce, e le montagne alle spalle. È una foto molto semplice, c'è poco da dire, però questa prima neve diciamo che è molto interessante a completamento della fotografia, fa molto inverno. Adesso faccio un altro paio di scatti alla rocca, visto che il sole va e viene da dietro le nuvole e colpisce questa nebbia nella vallata, e poi continuerò a fare questa inquadratura e quella inquadratura in modo tale che poi a casa possa scegliere quella migliore. Allora, direi che il sole è definitivamente sorto,
Quindi adesso la parte più interessante è questa qui, perché con tutte queste colline c'è questo bellissimo gioco di ombre e di luci, sempre in primo piano il battistero, in secondo piano il Corno Grande, poi rifarò un'altra foto con il battistero al centro e con la catena montuosa alle spalle, insomma mi divertirò un altro po'. Questa foto qui è una classica foto che tende all'astratto, quindi ho zoomato su questi rilievi, va bene, con questa nebbia, e è una foto, devo dire, abbastanza classica, e quindi quello che verrà alla fine saranno questi rilievi appena accennati con una texture molto morbida che emergono da questa nebbia, e devo dire che solo in un'altra occasione mi è capitata una condizione simile e quindi ho sfruttato quello che la natura mi ha regalato oggi. Allora, diciamo che questa mattinata non finisce di regalare meraviglie, perché sono le 8:20 e guardate che condizioni che ci sono. Quindi la rocca in primo piano, sebbene dovrò tirare sulle ombre perché chiaramente è in ombra, la nebbia che permane nella vallata e il massiccio montano dietro che continua, cioè che emerge con questa fascia di neve sulla cima. È veramente uno spettacolo incredibile questa mattina. Allora, per quanto riguarda le impostazioni invece, in questa situazione qui, ma anche precedentemente, ho usato intanto la messa a fuoco automatica, non sono il tipo da usare la messa a fuoco manuale, non la uso quasi mai, però il tempo di scatto l'ho deciso io manualmente. È chiaro che con questa ampissima gamma dinamica bisognerà fare una scelta, quindi ho scelto di calcolare il tempo di scatto sul soggetto principale, in questo caso qui, oppure prima sulla vallata. Dopodiché sto usando un bracketing molto spinto perché sono 9 fotografie, un bracketing automatico, quindi la macchina scatta una serie di foto. Nel mio caso sono 9 foto a 2/3 di stop l'una dall'altra, quindi 9 foto vuol dire la prima a esposizione neutra, quindi l'esposizione che ho impostato io lascia quella lì, e poi scatta 4 foto a distanza di 2/3 di stop in meno, quindi si arriva circa a meno 3 stop, e stessa cosa aumentando il tempo di scatto. Quindi alla fine avrò 9 foto in cui ne avrò 4 saranno sovraesposte e quindi saranno utili per tirare sulle ombre, 4 saranno sottoesposte che sono utili invece per non bruciare le luci, e quindi poi in post produzione o fare un blending di tutte e 9, oppure potrò scegliere quelle che mi piacciono di più per avere delle luci e delle ombre ottimali. Per l'apertura dell'otturatore sto usando un'apertura molto chiusa, magari adesso non sarebbe più neanche necessario, però prima, quando ero contro sole, l'ho chiuso un pochettino di più per evidenziare, soprattutto nelle foto in cui c'erano i raggi del sole,
diciamo così, questo sole a forma di stella, quindi evidenziare questi raggi chiudendolo un pochettino di più l'otturatore, questo effetto viene massimizzato. Adesso faccio qualche altra foto, dopodiché scendo giù al battistero e proverò a fare delle foto con il battistero in primo piano e la rocca in secondo piano, in modo da prendere entrambi i soggetti, cosa che comunque ho già fatto col drone. Vediamo. Ho cambiato posto, adesso sono più vicino alla rocca e fondamentalmente l'immagine l'ho divisa in due parti. In una c'è la rocca che è molto preeminente e nell'altra c'è quella vallata lì con lo sfondo della montagna. Ho anche alzato un pochettino la colonna per tentare di non far entrare troppo sole nell'inquadratura. So che non si dovrebbe fare, però in questo momento c'è poco vento e il dio della fotografia mi perdonerà per questo. Comunque continuo la mia mattinata che sembra non finire mai e vediamo cos'altro ci riserva. Allora, visto che ci sono, non poteva mancare la panoramica, quindi partendo dalla rocca ho preso tutto questo paesaggio molto 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 interessante e l'ho fatto in due modi: esposizione singola, cioè tante foto, esposizione singola, e poi le stesse foto, esposizione multipla usando il bracketing. Vabbè, diciamo che la seconda modalità è perché mi ero scordato il bracketing dalle foto precedenti, però questo potrebbe poi consentire o di unire le foto risultanti dall'unione di queste 9 foto e quindi con ogni foto avrà un'ampissima gamma dinamica, oppure di scegliere le foto meglio esposte e quindi però puoi scegliere sempre la stessa esposizione per evitare salti di luce tra una foto e l'altra. E quindi ho due scelte e vediamo quale sarà la migliore in post produzione. Dunque adesso mi sono fissato su quel raggio di sole che penetra dalle nuvole e illumina le altre nuvole. Questa volta però ho usato un tempo di scatto molto rapido e ho aperto un pochettino l'otturatore in modo tale, diciamo, a f6.4, perché tra f6.4 e f8 questo obiettivo, che è il 1835, rende al meglio, e quindi non ho necessità di poi fare unioni di foto in post produzione e dà un effetto veramente particolare di questo raggio che illumina queste nuvole e l'intorno è tutto scuro. Vediamo com'è venuta. Guardate cosa ho alle mie spalle. Una cosa unica al mondo, unica al mondo. Anche in questo caso ho deciso di fare una panoramica, in modo tale da prendere il battistero, la rocca, diciamo così, le case fuori dalla rocca diroccate e la montagna in ultimo piano. Quindi una panoramica molto semplice. Anche qui il problema è la luce. Effettivamente è un problema perché praticamente o si bruciano le luci o si rischia di avere delle ombre troppo profonde. L'ho anche fatta in versione bracketing e vediamo cosa esce fuori.
Allora, sfruttando le doti funamboliche del treppiede, ho voluto fare una foto abbastanza classica, quindi questo mazzo di fiori, questa pianta di fiori in primo piano e sullo sfondo tutto il complesso di Rocca Calascio. Allora, c'è da dire che come al solito la gamma dinamica è alta, quindi ho dovuto fare 2 esposizioni per mettere a fuoco, in una la pianta e nell'altra lo sfondo, e poi per ciascuna ho fatto 2 esposizioni, una con un tempo di scatto più veloce, una con un po' più lento, di uno stop. Non ho fatto bracketing perché comincio ad avere poco spazio sulla carta di memoria, ma comunque non ha molto senso, ecco, nel senso voglio provare a non farlo e vediamo poi come verrà. Probabilmente la luce verrà bruciata, la luce del sole, ma poco male perché è il sole, tra l'altro è leggermente velato e quindi potrebbe essere un effetto che dà un qualcosa in più alla foto rispetto a togliere qualcosa. Diciamo che generalmente le luci da non bruciare generalmente non è il sole, ecco, sono le parti più luminose della scena, in modo tale che non perdano la struttura della foto. Che cosa sto facendo? Ho montato il super zoom per immortalare un po' di questi fiori, che alcuni sono molto molto interessanti. Ci sono dei fiori gialli che sono carini, ma soprattutto ci sono dei fiori bianchi con delle sfumature arancioni che secondo me contengono ancora del polline, perché abbiamo dei fuchi che ci girano intorno, e quindi mi sto sforzando di trovare quei particolari che spesso io non riesco a trovare, e non avendo un obiettivo macro, che comunque sarebbe stato veramente difficile da usare in queste condizioni, questo fa un uso più che accettabile per questo tipo di fotografia, e vediamo i risultati. Allora, eccomi arrivato al camper, poco male, la strada era tutta in discesa, quindi non molto faticosa. L'intenzione è di andare a fare anche il tramonto, quindi di tornare su di nuovo facendo tutta la strada in salita, fatta stamattina, e di fare il tramonto. Allora, i miei buoni propositi di tornare a Rocca Calascio per il tramonto si scontrano su quelle nuvole lì. In pratica il sole adesso tramonterà in quella direzione e quindi fondamentalmente si nasconderà dietro questa coltre di nuvole e non ci sarà nessun tramonto, nessun colore particolare. In più si è alzato il vento, quindi sinceramente non ne vale la pena di farsi tutta la scarpinata per arrivare fino in cima, per poi, diciamo così, non avere quell'effetto che uno cerca, o comunque non avere i colori del tramonto. Quindi diciamo che questo video finisce qui. Oggi è stata una mattinata che non mi aspettavo, sinceramente. Le condizioni sono variate molte volte e ognuna di queste è stata spettacolare dal mio punto di vista. Mi sarebbe tanto piaciuto andare a fare anche il tramonto, però a parte che non ci sono, cioè non mi aspetto che ci siano i colori che cerco, si è alzato anche il vento, ha cominciato a fare freddo, insomma sarà per la prossima volta. Però questo è sicuramente un posto magico,
è un posto in cui vale la pena venire, in cui vale la pena tornare e quindi sono molto soddisfatto di questa uscita. Se vi è piaciuto questo video potete mettere un like, mi farebbe molto piacere. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale. Pertanto vi ringrazio per la visione e ci vediamo la prossima volta.